Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Heidenhain. Nel videino di oggi volevo mostrare in maniera molto breve e sintetica una funzione che è presente sui controlli 640. Allora, io ora sto realizzando questa lavorazione nulla di complicato dal punto di vista geometrico, è una spianatura di una piastra molto grande. Capita nel realizzare alcune lavorazioni che durante la nostra passata si inneschino delle oscillazioni, delle vibrazioni fastidiose sotto vari punti di vista, che a volte costringono l'operatore a tenere sempre il potenziometro in mano e modificare ogni tanto il numero di giri per cercare di smorzare queste oscillazioni. In realtà è presente una funzione che fa proprio al caso nostro. Ora interrompo questa lavorazione qui perché non mi occorre più farla girare perché mi occorre adesso in realtà entrare nel programma e inserire delle modifiche. Quindi il programma è questo qui, una piastra 1000x500 sulla quale realizzo questa fresatura a spianare. Ok, e M99 eseguo. Ok, io ho programmato questi 637 giri per questa fresa diametro 100. Però appunto questo è un numero di giri costante. Io ho la necessità, al netto di questo 637, in realtà di chiedere al controllo di modificare questo numero di giri in funzione di valori che inserirò io. Questa funzione non fa altro che sostanzialmente costruire una sinusoide. Per chi si chiedesse cos'è una sinusoide, è questa cosa qua. Ok? Dove questa onda rossa, quindi questa frequenza, questa sinusoide, è appunto l'oscillazione che avremo noi sul numero di giri. La parte centrale sono i giri che noi abbiamo programmato e noi possiamo chiedere questa oscillazione. Ok? Questa oscillazione sarà un valore in percentuale rispetto al numero di giri programmati. E poi dovreste anche capire che ha una lunghezza, una sinusoide, ok? Da punto di snodo a punto di snodo ha una lunghezza e questo qui sarà un valore temporale. Ok, ora tolgo questa sinusoide e andiamo a vedere dove trovare questa funzione all'interno del controllo. Allora io qui mi posiziono, raggiungo e qui è poi la mia lavorazione. A me occorre che prima di iniziare a lavorare, quindi prima di questo M99, mi occorre inserire quindi questo controllo. E dove lo trovo? Lo trovo premendo il comando spec-fct. Da qui proseguo il dialogo con i soft key e per la precisione il funzioni programma. Funzioni programma, scorro i soft key alla ricerca di questo function spindle, che è proprio accanto al function feed, sul quale avevo dedicato un altro video in precedenza e che se non avete visto vi consiglio di andare a vedere anche quello. Ok, a noi ora quello che occorre è quello di andare a lavorare non sull'avanzamento, ma sul numero di giri. Quindi function spindle. Premendo questo soft key ci presenta i due soft key successivi, che sarà uno per impostare questa funzione e l'altra sarà per resettare. Come prima cosa direi di impostarla con spindle pulse. Parametri brevi e semplici. Quindi la prima cosa che ci chiede di inserire è la durata. Quanto deve durare questo periodo di variazione di numero di giri. Quindi se riguardiamo la nostra sinusoide è appunto la lunghezza di questa onda. E noi potremmo impostare un valore tipo 10.
In verità, se volessi provare a mettere un valore più grande, vedete che il controllo mi indica che il mio range di valori che posso inserire vanno da uno 0,1 ad un 10 secondi. Ok, quindi io imposto il massimo 10 secondi, quindi una sinusoide lunga 10 secondi. Premo Enter, confermo, e la richiesta successiva è quella di indicare il valore percentuale, quindi di oscillazione di questo numero di giri. Ora io indico 5, provo in realtà ad inserire un valore molto più ampio e vedete che il controllo in realtà mi chiede che il mio range di lavoro anche qui va da uno 0,1 ad un 20. In questo caso è un valore percentuale, quindi dallo 0,1% al 20%. Mi accontento del 5. Ok, quindi legge il ciclo. Quando viene letta questa riga di programma si attiva questa pulsazione del numero di giri che sarà della durata di 10 secondi e con una variazione del 5%, 5% in più e in meno, ok? Ricordate la forma sinusoidale, ok? E quindi qua verrà poi eseguita la lavorazione con questa funzione, tra un attimo la vedremo. Sicuramente terminato questo intervento, questa lavorazione, è fondamentale ritornare in specie fct, funzioni programma, ritornare function spindle e dare un bel reset. Questo perché dubito che poi tutta la mia lavorazione debba essere influenzata da questo mio intervento. Ok? Quindi ora vediamo di rilanciare l'esecuzione. Ok, vedete qui il numero di giri che continua a variare rispetto al 637 che ho programmato. Vedete che continua a creare questa variazione di numero di giri, che quindi è lunga 10 secondi, in cui oscilla del 5% rispetto al numero di giri programmati. Ok? Dovreste vedere anche in basso a destra sulla schermata che è comparsa anche questa icona che appunto ci mostra che in questo momento è attiva questa funzione di valore percentuale sul numero dei giri e appunto la rappresentazione di una sinusoide. Ok? Ora interrompo la lavorazione volutamente, svincolo e stoppo. Ora vedete che la funzione è ancora presente, attiva, l'icona la trovo ancora. Vado in manuale e anche qui trovo che è ancora attiva. In introduzione manuale dati lo trovo attivo sempre. Anche se riseleziono da capo il mio programma perché ho arrestato e ora devo ripartire, vedete che è sempre attiva perché appunto interrompendo la lavorazione io non ho mai fatto leggere un reset e non si resetta neanche riselezionando da capo il programma per partire. In questo caso la mia è la prima lavorazione e questo intervento mi occorre, ma qualora questa mia lavorazione con questo tipo di intervento fosse in realtà in un punto più diciamo interno rispetto al programma, ecco, devo prestare attenzione che se per caso è rimasta attiva da una lavorazione poi interrotta e devo ripartire da un punto precedente, in realtà rischio di trascinarmi dietro questa attivazione, ok? Quindi i casi sono due: o la cosa la resetto dall'MDI facendogli leggere la stessa identica istruzione function spulse reset, oppure se proprio voglio essere sicuro e se è un intervento che ho inserito all'interno del programma, magari potrebbe essere opportuno all'inizio, prima di tutto quanto, assicurarmi che su un'eventuale ripartenza non sia attivo.
quindi mi metto magari in sicurezza già inserendo all'inizio del programma l'istruzione che qualora su una ripartenza mi fosse rimasto attivo, la prima cosa che legge è quella di resettare. Ok? Quindi 637 giri programmati e mi costruisce quindi una sinusoide sulla quale quindi continua a variare il numero di giri per tutta la durata della mia lavorazione. Ora vediamo un brevissimo appunto anche. Dovreste sapere che all'interno della tabella utensili, questa qui è la mia fresa da 10, all'interno della tabella utensili è presente una colonna, avanti, 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 eccola qua, nmax, in cui nella quale l'operatore può inserire un valore di numero di giri massimo, e indipendentemente da poi le cose come sono state programmate, per insomma assicurarsi che un determinato utensile non superi un numero di giri ben preciso. Ora facciamo la prova. Io inserisco qui quel numero di giri che ho programmato nella mia riga del tool call. Quindi dico non superare, questo utensile non può superare i 637 giri. Ok? Quindi paro paro a quello che ho programmato. Cosa succede? Succede che come fa a realizzare questa sinusoide se non può superare il numero di giri 637? Avverrà semplicemente che durante la lavorazione esisterà, diciamo, la parte di sinusoide che prevede il rallentamento del numero di giri, ma ovviamente non potrà superare quei 637 programmati e indicati come numero di giri massimi. Vedete, così sta calando, poi quando risale arriva a 637 e rimane praticamente costante per, diciamo, metà del tempo, ok? Metà della lunghezza di questa sinusoide. Ok, quindi questo era giusto fare questo appunto. Potrebbe essere in alcuni casi anche una volontà ben precisa dell'operatore, ok? Quindi io calcolo un numero di giri, vorrei non superare quello, non voglio programmare un numero più basso in modo che su quell'oscillazione lì raggiunga comunque il 637 e quindi posso comunque decidere anche di lavorare in questo, in cui diciamo con una mezza sinusoide che rallenta il numero di giri ma senza mai in realtà farmeli aumentare. Ok, direi che non c'è nient'altro da dire, spero che sia stato interessante, spero anche di essere stato abbastanza breve e poco noioso. Niente, insomma, continuate a seguire, se non siete già iscritti al canale fatelo, così non vi perdete le cose che pubblico e niente, fate sapere che esisto, vi voglio bene e ciao ciao a tutti.